Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui dopo tanto tempo a fare un unboxing, la cosa mi fa molto piacere. La C4 mi ha mandato questo pacco e io chiaramente so già cosa c'è dentro perché ho letto la bolla e contiene un fucile arbalete, un Gladius 95 completo e in più c'è una maschera, la Falco, che la C4 mi ha chiesto di provare. Niente, e adesso andiamo ad aprire il pacco e poi subito dopo vedremo nel dettaglio il fucile e come è fatto. L'unboxing è sempre un qualcosa di bello e di particolare. Allora, qui abbiamo l'asta, mi è stata mandata con un listello in legno per non farla piegare, quindi una cosa buona. Poi abbiamo il mulinello, un po', adesso tiriamo fuori tutto. Questa è la maschera e questo è il fucile. Allora, vediamo per un attimo inizialmente la maschera. È una bella maschera, una micro mask che poi proverò in seguito. Eccola, è completamente nera, molto bella, è in silicone e poi vedremo di provarla in mare e di fare qualche video. Allora, questo è il fucile invece, cerchiamo di aprirlo senza rovinarlo. Bellissimo, per me è la prima volta che vedo questo fucile, è veramente bello, molto leggero e ben fatto, con guidasta integrale, come ho detto è un 95. Allora, poi all'interno abbiamo tutti gli accessori, vediamo un po' cosa hanno mandato. Oh, questo è l'elastico, quindi è un monoelastico, poi andremo a misurarlo. E qui abbiamo il guanciolo di ricambio e gli spessori. All'interno c'è anche le istruzioni per come montarlo e come è fatto il fucile. Allora, così il fucile lo misuriamo, diciamo fuori tutto, è circa 120 cm, quindi dall'appoggio sternale alla fine del fucile è 120 cm. L'ingombro è maggiore rispetto alla misura perché chiaramente 95 sarà sicuramente la distanza che c'è dal centroforo dell'elastico alla tacca dell'asta. Bene, adesso andiamo a vedere anche l'asta, quindi così montiamo per un attimo il fucile, andiamo così a montarla. Eccola, un'asta ben fatta, una monaletta con la letta sopra, ha 4 pinnette di cui una centrale che serve chiaramente per agevolare il caricamento e poi ne ha altre 3 fino in fondo, quindi ha la possibilità di regolare la tensione dell'elastico in base a come peschiamo. Il sistema di sgancio è favoloso, cioè praticamente come ho poggiato l'asta è entrata senza nessun tipo di problema, è bellissimo, eccolo qua. Con l'occasione vediamo anche qui l'ingombro totale con tutta l'asta, ma chiaramente è un pochino più lunga. Abbiamo come ingombro totale circa 142 cm. L'asta è lunga per questo modello da 95 135 cm e il suo diametro, andiamo così a misurarla, è di 6,5 mm. Bene, quindi l'asta è 135 x 6,5. Gli elastici, ecco, questo è un monoelastico circolare
e il suo diametro circa 16 mm, quindi è un buon elastico da 16 quello che mi è stato mandato, quindi vediamo un po' di provarlo in questo modo. Bene, allora io la monto un attimino e la appoggiamo qui sul fucile. Poi abbiamo il mulinello che viene dato nella scatola, il modello Hercules, quindi viene dato smontato, molto robusto, al telaio in acciaio inox e diciamo, il rocchetto è in materiale plastico, non so se è resina o Derling. Qui abbiamo inoltre la possibilità, da quello che riesco a capire, cioè oltre ad avere sul mulinello il pomello classico che poi si abbatte anche tirando, quindi volendo questo non dà fastidio per quanto riguarda l'aspetto o quando ci posizioniamo sul fondo, oppure c'è la possibilità, da quello che vedo, e per me è la prima volta, di montare anche un'estensione, quindi montare un braccetto che può aiutare nel recupero. Anche questo è a scomparsa e va a finire all'interno del mulinello. Credo che questo modello dovrebbe portare circa 50-60 metri di sacolino. Vediamo un attimino quanto è il diametro della bobina. Allora, il diametro è 9 cm, quindi un buon mulinello. Chiaramente poi durante le prove vedremo anche la frizione, al momento è soltanto per farvelo vedere. Benissimo, allora io sto vedendo il sistema di sgancio, è veramente bello. L'asta si poggia nel guidasta in un modo perfetto, bellissima. E il sistema di sgancio credo che sia sempre il C4, il modello quello precedente, e ha lo sganciasacola laterale sulla destra, ma da quello che vedo è possibile anche metterlo dalla parte opposta, quindi è reversibile. Il grilletto rimane sempre quello della C4, diciamo che alcune cose riprendono sempre il Mr. Carbon, il classico fucile che faceva prima. La testata è aperta, chiaramente è molto pulita e ha due ganci per passare il nylon e fermare l'asta, quindi c'è la possibilità di bloccare l'asta senza nessunissimo problema. Lo scorrisacola è in acciaio inox, quindi il cordino o il nylon che passa all'interno ha un occhiello molto generoso, quindi non crea nessun tipo di attrito o problemi per quanto riguarda il passaggio del nylon o del dinema. Voglio dare alcune misure per quanto riguarda il fucile, perché il fusto è, diciamo, a geometria variabile, quindi non è un classico tubo col guidasta in carbonio, ma è una sorta di monoscocca, quindi a sezione variabile. La parte, diciamo, più rastremata è quella chiaramente intestata e abbiamo la misura minima che è di 17 mm e mezzo, quindi è molto rastremata, per poi andare avanti nella parte iniziale del fusto che è circa 31 mm e mezzo. Man mano che cresce, quindi aumenta, abbiamo la misura a circa metà fusto, 48 mm, per poi arrivare a un massimo, che questa è la parte qui, è a 55 mm, quindi è abbastanza rastremato. Per quanto riguarda lo spessore, qui abbiamo sempre uno spessore veramente esile, si parla di poco più di 23 mm, quindi meno di 2 cm e mezzo. E questa parte qui, diciamo, è quella che poi ci aiuterà nel brandeggio e quella è la parte quella più esile, veramente bello. Poi man mano chiaramente fa una pancia e qui aumenta fino ad arrivare a un massimo di 40 mm, quindi 4 cm. Sostanzialmente assolutamente non è grande come fucile, cioè lo spessore è veramente esile. Vi faccio vedere casomai nel dettaglio anche le riprese dell'impugnatura, perché l'impugnatura è bella, veramente bella. Io vediamo un po', per quanto mi riguarda ho la mano un po' piccola, qui dovrò togliere sicuramente gli spessori e avvicinare il dito al grilletto. Per quanto riguarda il mulinello, questo viene ancorato con due pitoni in acciaio inox, quindi vanno tolti, svitati in questa parte qui, e viene montato in questo modo, quindi il mulinello è abbastanza compatto e non dà assolutamente fastidio, veramente è una cosa fatta ad arte proprio.
io l'avevo visto in foto, ma dal vivo è tutt'altra cosa. Gli elastici al momento non li ho mai provati, però me ne hanno parlato molto bene. Sono elastici che spingono bene, sono progressivi e sono ottimi. Vediamo un po' poi in seguito come si comporterà. L'appoggio sternale, e qui è stato rifatto, è in materiale plastico, quindi credo che sia sempre lo stesso materiale del guanciolo, e praticamente è molto grande, quindi è comodo per quanto riguarda il caricamento. Questo non dovrebbe assolutamente far male, ma soprattutto non scivola, perché l'appoggio sternale ha delle righette qui in modo che possano fermarsi sulla muta, quindi lo vedo veramente bene. Allora, per quanto riguarda invece gli accessori che vengono dati di serie, questo è il guanciolo più piccolo, quindi c'è la possibilità di avere, quindi molto probabilmente monterò questo, c'è la possibilità di avere un guanciolo più piccolino, quindi per chi ha la mano un pochino più piccola è ottimo, quindi smonterò sicuramente questo per montare al posto di quello. Poi abbiamo, ecco, gli spessori, come avevo detto, quindi questi vanno messi nella parte posteriore, quindi svitando le due brucole. Abbiamo anche due brucole di ricambio, sicuramente sono più corte perché chiaramente se avviciniamo il guanciolo dopo le viti escono fuori dalla parte anteriore, quindi montando questo più piccolo, quindi avvicinandolo all'impugnatura, ha bisogno di viti più piccole. E qui, come ho detto, c'è la garanzia e c'è il libretto di istruzioni che adesso non andiamo a vedere. Per quanto riguarda invece la gamma, quindi per chi vuole fare delle riprese e mettere la staffa sul fucile, la C4 ha già predisposto questo Gladius con due viti femmina alla parte, diciamo così, anteriore dell'appoggio sternale. Ha qui due forellini e quindi viene applicata la staffa della Picotec, che quindi è già predisposta e pronta, quindi basta mettere le due viti in questa posizione qui con la staffa e si utilizza sempre il sistema Quick Release 2, che è molto comodo. Io lo sto utilizzando anche su altri fucili, quindi adesso anche io mi devo predisporre di questo attacco per poi fare delle riprese e farvi vedere, diciamo così, il fucile in azione. Ragazzi, credo di aver detto tutto con questo video, mi manca solo di provarlo quanto prima, sperando in questo lockdown che ci lasci andare a pesca, che purtroppo ogni giorno le cose cambiano. E niente, ringrazio con l'occasione Marco Ciceri che mi ha mandato questo fucile in prova, e anche per la maschera, per la Falcon, come ho detto, anche questa maschera va provata e vediamo un po' di dare così il mio giudizio su questi prodotti. Ci vediamo nei prossimi video, spero con qualche bella cattura e quindi di provarlo al più presto in acqua. Se non siete ancora iscritti al canale fatelo, a me fa piacere. Se attivate la campanellina, quella che sta in alto a destra, potete ricevere così le notifiche sullo smartphone o sul PC, quindi sarete sempre aggiornati sui miei video. Grazie ancora e ci vediamo presto. Ciao!